Come dicevo in altri video su Panton, lui è stato un creatore di mondi. Oltre al lavoro fatto sui prodotti, l'ha fatto anche per quanto riguarda l'interior design. E non a caso ha realizzato anche due progetti molto importanti per un'azienda chiamata Bayern, che si chiamano Visiona e Visiona 2. Ora vi metto in editing tutte le immagini, tutti i video inerenti a questi due progetti perché sono qualcosa di fuori di testa. Dalla fine degli anni 60 alla metà degli anni 70, l'azienda chimico-farmaceutica Bayer aveva preso l'abitudine di noleggiare un'imbarcazione da crociera durante ogni edizione della Cologne Furniture Fair, il principale appuntamento fieristico tedesco per il settore del mobile. Ci fu un'edizione nel 1968 e prese il nome di Visiona. Poi successivamente verrà chiamata Visiona, diciamo, Zero, brutalmente. Visiona 0 è stata quella realizzata da Panton, Visiona 2 è stata sempre quella realizzata da Panton, mentre Visiona 1 è stata realizzata da un designer italiano chiamato Gio Colombo, che anche lì presentò un mondo parallelo, ok? Un mondo spaziale. Diciamo che la prima, chiamata brutalmente Visiona 0, serve per distinguerla da quella più celebre fatta da Panton. L'obiettivo principale dell'operazione consisteva nel promuovere i prodotti dell'azienda, in particolare un materiale chiamato Dralon, una fibra sintetica che aveva incredibili capacità e infinite applicazioni, ad esempio nel campo dell'arredamento, e che l'azienda voleva presentare alla fiera, appunto, ai propri fornitori, ai propri clienti, che riguardavano il mondo del design e che in quei giorni appunto erano presenti all'interno di quella fiera. Ora dividiamo, diciamo, i due eventi. Partiamo da quello che riguarda Visiona 0. Negli articolati spazi del battello, Panton mise in scena un universo straordinario, dove già si potevano, diciamo, vedere tutti i suoi temi, seppur leggermente acerbi e smorzati da una relativa, diciamo, timidezza, perché l'azienda aveva dato proprio carta bianca al designer, quindi diciamo che lavorava anche un po' con il freno tirato, e infatti poi lo vedremo in lavori successivi. Però i colori erano puri e intensi, le forme geometriche erano nette e ripetitive e che cercava di coinvolgere nel progetto ogni singolo aspetto, oggetto e materiale all'interno dello spazio. Qui nel video vediamo già alcuni suoi prodotti che successivamente verranno venduti sia da Verpan che da Vitera, come ad esempio la Panton Chair, oppure come alcune lampade iconiche. Io l'ho sempre considerato un creatore di mondi in grado di portare l'utente all'interno di un altro mondo per riuscire a comprendere meglio la società in cui viviamo. E questo è stato il lavoro incredibile di Panton che ha fatto con questi due progetti. Ora, fino adesso abbiamo parlato di Visiona 0, in cui, come vedete nel video, lui ha lavorato molto bene, ha creato i suoi mondi, però ha lavorato, diciamo, con il freno tirato. Però questo evento fu incredibile, gli portò tantissima fama perché era già conosciuto ma non era così importante nel mondo, e nell'edizione successiva ci lavorò Gio Colombo, mentre in quella dopo, quando venne creata Visiona 2, lavorò senza limiti. Cosa significa? Che creò dei mondi nel quali il soffitto, il pavimento, le pareti si confondevano, si univano tra di loro. Nel 1970, dove Bayer confermò l'incarico a Panton, che rassicurato del successo, appunto, come vi dicevo prima, della prima edizione, si sentì pronto a spingersi ancora più in là. Se Visiona sembrava già disegnare un inusuale universo futuristico, Visiona 2 riuscì a scavalcare ogni aspettativa e a fare del suo celebre fantasy landscape un, diciamo, indiscutibile pietra miliare della storia del design del XX secolo. Questo è vero perché ha portato veramente sia l'azienda che il designer nell'Olimpo del design. Accanto ai colori vividi e alle forme geometriche relativamente semplici dell'installazione, si aggiunsero infatti ambienti interamente scolpiti in forme organiche fluide, tipicamente dell'estetica pop, pensate per dimostrare tutta la versatilità dei nuovi prodotti Bayer, impensabili nelle applicazioni al campo dell'arredamento. Difatti alcuni prodotti che vediamo, alcuni mondi, poi sono stati, diciamo, utilizzati per creare dei veri arredi. In pochi mesi Werner Panton e la sua equipe riuscirono a dare vita a un universo, e proprio un universo magico capace di proiettare i visitatori in una dimensione diversa, onirica,
in attesa. Se voi guardate questa immagine, vedete che l'utente ha la possibilità di posizionarsi e sedersi ovunque all'interno dello spazio perché non aveva dato limiti, e questo è un incredibile punto di forza di Pantone in molti suoi prodotti, perché dava la possibilità all'utente di utilizzare i suoi prodotti come meglio credevano, entrando a far parte del progetto stesso. E la cosa pazzesca è che, come dicevo prima, avevano dato carta bianca a Pantone e forse erano consapevoli di quello che stava per accadere, o forse no, però galvanizzati dall'esperienza fatta per Visione Zero, sono riusciti davvero a portare una visione espositiva incredibile, ma tant'è che all'interno dei libri di storia del design, quindi ha fatto qualcosa di incredibile. Questo è stato Visiona e Visiona 2. Poi quando parleremo di Gio Colombo vi mostrerò anche Visiona 1, che era un ambiente completamente diverso. Se questo è un ambiente più organico, lì con Visiona 1 abbiamo un ambiente più spaziale, che è uno dei temi presenti in maniera parallela alla pop art. Tutto qui. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video. Alla prossima, ciao!